Dopo il mio incontro con gli uomini dell'Arabata, ho riflettuto che non c'era soltanto un problema loro, il problema della loro emancipazione, ma c'era anche un problema mio, il problema dell'intellettuale piccolo borghese del Mezzogiorno, con una certa tradizione culturale, una certa civiltà, assorbita nella scuola, che si incontrava con questi uomini ed era costretto perciò stesso a un esame di coscienza, a diventare, per così dire, l'etnologo di se stesso. Dinanzi alla rovina dell'Arabata tricaricense, dinanzi a tanta storia sconosciuta che si consuma in muto racconto, mentre su di voi si leva lo sguardo dolente dei bambini rabatani, io ho provato un sentimento complesso, al quale cercherò di dare un lume razionale. Certamente questo mio sentimento non è l'antica pietà cristiana, anche se in me, come figlio della storia, la pietà cristiana non può essere passata invano. Il sentimento che realmente provo è anzitutto un angoscioso senso di colpa dinanzi a questi esseri mantenuti al livello delle bestie, malgrado la loro aspirazione a diventare uomini. Io, intellettuale piccolo borghese del Mezzogiorno, mi sento in colpa. Altri forse ravviserà nel fondo di questa situazione una testimonianza del peccato originale. Si libererà così dal peso di un'analisi incomoda, trasfigurando in cielo la responsabilità interamente umana di questa condizione umana. Io trovo qui solo la testimonianza della mia colpa, non della colpa. Io non sono libero perché costoro non sono liberi. Io non sono emancipato perché costoro sono in catene. Se la democrazia borghese ha permesso a me di non essere come loro, ma di nutrirmi e di vestirmi relativamente a mio agio e di fruire delle libertà costituzionali, questo ha un'importanza trascurabile, perché non si tratta di me, del sordido me gonfio di orgoglio, ma del me concretamente vivente che insieme a tutti nella storia sta e insieme a tutti nella storia cade. Io provo anzi vergogna del permesso concessomi di non essere come loro. E quasi mi sembra di aver rubato solo per me ciò che appartiene anche a loro, più esattamente provo vergogna di aver io consentito che questa concessione immonda mi fosse fatta, di aver lasciato per lungo tempo che la società esercitasse su di me tutte le sue arti per rendermi libero a questo prezzo, e di aver così poco visto l'inganno da mostrare persino di gradirlo, compiacendomi anzi di civettare con la dignità della persona umana, al modo che la intendono coloro che fanno gli intelligenti. Voi che fate l'intelligente non capite proprio niente. Proseguendo nell'analisi, scopro che al senso di colpa si associa un altro momento, la collera, la grandiosa collera storica,
solennemente dispiegantesi dal fondo più autentico del proprio essere, misuro qui la distanza che mi separa dal cristianesimo, che è essenzialmente odio del peccato, salvezza sacramentale dalla storia vulnerata dal peccato, mentre la mia collera è tutta storica, perché tutta storica è la mia colpa, come anche la colpa del gruppo sociale al quale appartengo. La mia collera non ha proprio nessuno sfogo sacramentale, nessun compenso liturgico e amore cristiano, ma rovesciato, amputato di ogni prolungamento teologico e costretto finalmente a camminare con i piedi, appunto, per questo suo carattere storico. La mia collera è proprio la stessa di questi uomini che lottano per uscire dalle tenebre del quartiere Rabbatano. La mia lotta è proprio la loro lotta. Rendo grazie al quartiere Rabbatano e ai suoi uomini per avermi aiutato a capire meglio me stesso e il mio compito.